Buongiorno a tutti, bentornati su Chianti Explore. Come vedete alle mie spalle siamo alla fattoria di Montemaggio. Questa famosa azienda agricola nel comune di Radda in Chianti. Producono vino, olio, tutti i prodotti biologici. Stiamo per entrare, ci aspetta la manager ed enologa Ilaria, una ragazza molto preparata che ci racconterà tutto su questa azienda agricola. Andiamo! Ciao Ilaria! Benvenuti a Montemaggio! Siamo arrivati a Montemaggio ragazzi, siamo sulla terrazza panoramica dell'azienda agricola. Guardate che bellezza, si vedono le colline, tutte le vigne. E ora Ilaria ci racconterà qualcosa di questa famosa Montemaggio. Allora Alessio, ora la prima cosa che voglio dirti sul nostro vino è che per fare un grande vino le viti devono soffrire, non possono essere come un bambino, se le vizi troppo non danno il loro massimo, per cui devono vivere su un terreno povero. E Montemaggio e comunque il Chianti Classico è un terreno molto povero, molto sassoso come ben sai, e inoltre che la qualità nasce da una grandissima selezione che si fa a partire dall'inverno quando potiamo le viti. Guarda, mi accuccio per farti vedere quello che facciamo vedere sempre ai nostri ospiti, che la nostra selezione parte dalla potatura. Quando tagliamo la vite lasciamo un certo numero di gemme, le cui gemme poi porteranno un tralcio uvifero. Ogni tralcio porta 2 grappoli, quindi noi sappiamo già quanta uva più o meno avremo, ma non è sufficiente, la selezione va avanti e arriva fino alla vendemmia. Anche i grappoli più grandi, contrariamente a quello che si pensa, grandi grappoli bassa qualità, piccoli grappoli grande qualità, per cui dovessero essere grandi li radiamo, quindi per dirti che il lavoro è tosto. Quanti segreti questo mestiere, E non te li dico tutti, e non me li dici tutti. Per questo che Montemaggio è un ottimo vino. Grazie caro. Nell'altro piccolo mondo dei proprietari di Montemaggio è un'altra passione che è l'orticoltura. Ovviamente questa è una piccola cosa con la quale naturalmente appunto loro mangiano praticamente queste cose anche tutto l'inverno e le mettiamo sotto vuoto e le surgeliamo, quindi gli basta anzi gli avanza. E questo è naturalmente per passione, ma anche perché la nostra idea è vedere cos'altro potrebbe essere coltivato magari insieme alle viti. Siamo davanti al tavolo di cernita che viene usato durante la vendemmia. Ora Ilaria ci racconta il processo produttivo nel dettaglio. Allora noi per fare qualità dobbiamo fare selezione, come vi ho detto prima, in vigna, quindi gli operai sanno cosa raccogliere e cosa non raccogliere e i grappoli devono essere assolutamente raccolti a mano in piccole cassette, per cui i grappoli arrivano qua totalmente interi. Le cassette vengono svuotate in questa macchina che è una diraspatrice, il raspo, la parte legnosa viene buttata da una parte, su questo tavolo cascano solo i chicchi d'uva. Questo è un modo per vedere dentro il grappolo. Allora, l'uva, la selezione che facciamo là, entra in cantina e per i rossi naturalmente buccia e musto,
per fare un grande rosso la parte più importante è la buccia e quindi il contatto con la buccia. Usiamo tini diversi per la fermentazione, tini troncoconici in legno di rovere, acciaio inox, oppure anche tini di cemento. Hanno tutti buone qualità e cattive qualità, sono solo strumenti per l'enologo per fare delle differenze. Per le uve migliori io preferisco comunque il troncoconico, perché permette il passaggio di un pochino più di ossigeno, perché aiuta i lieviti nella creazione delle buche del vino. È arrivato il momento della degustazione. Ilaria ci ha portato in questa saletta magnifica e ora assaggeremo tutti i vini prodotti dalla fattoria di Montemaggio. Montemaggio sono tanti vini. Il primo che vi faccio assaggiare, che in realtà nelle degustazioni quando non mangiamo si assaggia per ultimo a noi, è un rosato fatto con uve sangiovese, rosa, quindi qualcosa di femminile in qualche modo. Un vino fresco, un vino da aperitivo, un vino che si sposa bene non solo come appunto aperitivo ma anche con cibi molto grassi. E mi riallaccio al rosa per parlare della nostra immagine, che è questa donna, è un quadro che è stato fatto per Montemaggio da un artista molto famoso in Russia, Andrei Lerniov, e ritrae una donna etrusca che coglie l'uva. Gli Etruschi sono la nostra storia, la storia della Toscana, e inoltre abbiamo scelto questa immagine, i proprietari sono voluti tornare all'origine perché gli Etruschi hanno piantato per primi l'uva in Toscana e quindi erano dei viticoltori, e quindi tornare all'origine. Allora, riserva 2009, quindi questa è la nostra selezione delle uve migliori, delle zone più alte. Ognuno ha il suo segreto per fare il vino che poi può invecchiare di più. Il nostro è quello di selezionare le zone più belle, quindi le zone più alte, quelle dove appunto la vite soffre di più, quello che dicevo prima, le viti devono soffrire. Il colore può dire molte cose sul vino. Allora per questo vi ho messo un bicchiere di vino da un tovagliolo bianco davanti, perché inclinando il vino su un tovagliolo bianco vedete il colore. Prima cosa il colore vi dice l'età del vino. I vini via via che invecchiano diventano sempre più arancioni, mattone. Quindi se guardate intorno, questo è un riserva 2009, ha un leggero riflesso mattone. Al Merlot. Al Merlot. Zan Zan.